Oggi ti parlerò di un argomento cruciale per ogni content creator, ovvero la procrastinazione. È facile cadere nella trappola della procrastinazione quando si lavora in autonomia e si ha quindi flessibilità di tempo, ma combatterla è essenziale per mantenere alta la produttività e raggiungere i propri obiettivi. Quindi, senza ulteriori indugi, esploriamo alcuni consigli pratici per combattere la procrastinazione e mantenere la tua produttività elevata. Il primo passo per combattere la procrastinazione è capire cosa la scatena. Chiediti quindi quali sono le attività che tendi a rimandare e soprattutto perché. Potrebbe essere paura del fallimento, mancanza di motivazione o semplicemente una scarsa pianificazione. Una volta che hai identificato le cause specifiche della tua procrastinazione, sarai in grado di affrontare in modo più efficace. Facciamo un esempio: se tendi a procrastinare la scrittura di uno script di un podcast o di un video perché ti senti sopraffatto, potresti dividere il compito in passaggi più piccoli come la ricerca delle idee, la stesura dell'outline e la scrittura effettiva. La procrastinazione spesso deriva dall'essere sopraffatti da un compito che noi reputiamo troppo grande. Per combatterlo, quindi, secondo me, la cosa che puoi fare è quella di scomporre i tuoi compiti in passi più piccoli e quindi gestibili. Facciamo un esempio. Anziché dire devo registrare un nuovo video, potresti iniziare con preparare lo script o raccogliere le attrezzature necessarie. Questo renderà i compiti meno intimidatori e ti darà un senso di progresso che ti motiverà a continuare. Un esempio pratico potrebbe essere quello di suddividere il processo di montaggio di un video in fasi specifiche come la selezione delle clip, l'editing del suono, l'aggiunta di effetti e il lavorare su ognuna di queste separatamente. La tecnica del pomodoro è un metodo di gestione del tempo che prevede la suddivisione del lavoro in intervalli di tempo definiti, solitamente circa 25 minuti chiamati appunto pomodori, seguiti da brevi pause. Durante ciascun pomodoro concentrati esclusivamente sul compito che hai scelto, evitando qualunque tipo di distrazione. Questo ti aiuterà a mantenere alta la concentrazione e a combattere la tendenza alla procrastinazione. Facciamo un esempio: potresti impostare un pomodoro per scrivere il copione di un nuovo video e impegnarti a lavorare su di questo senza interruzioni fino alla fine del periodo di tempo. Le distrazioni sono uno dei principali catalizzatori della procrastinazione. Identifica le fonti di distrazione nella tua vita lavorativa e cerca di eliminarle o comunque ridurle al minimo durante i momenti in cui devi concentrarti sul lavoro. Facciamo un esempio: se le notifiche del telefono ti distraggono, mettilo in modalità silenziosa o utilizza app di blocco temporaneo per evitare di essere tentato. Potresti anche creare un ambiente di lavoro senza distrazioni, come ad esempio una stanza tranquilla, un'area dedicata al lavoro, tutto questo per aiutarti a mantenere alta la concentrazione. La motivazione è essenziale per combattere la procrastinazione. Trova ciò che ti spinge a fare progressi nei tuoi progetti e utilizzalo come fonte di ispirazione quando ti senti tentato di procrastinare. Potrebbe essere il desiderio di raggiungere i tuoi obiettivi di carriera, la soddisfazione di creare contenuti di qualità o la gratificazione di vedere i tuoi sforzi ripagati con il successo. Mantieni quindi chiara la motivazione e ricordati di questa quando ti trovi ad affrontare la procrastinazione. Ad esempio, potresti fissare un obiettivo specifico per il numero di video da pubblicare entro un certo periodo di tempo e utilizzare appunto questo obiettivo come motivazione per rimanere concentrato e quindi produttivo. Infine, sii gentile con te stesso quando affronti la procrastinazione. Accetta che tutti abbiamo momenti in cui lottiamo con la motivazione e quindi con la produttività. Piuttosto che autoflagellarti per aver procrastinato, riconosci i tuoi limiti umani e impara dalle tue esperienze. Quindi concentrati sul fare progressi ogni singolo giorno, anche se questi sono veramente piccoli, e celebra i tuoi successi lungo il percorso. Facciamo un esempio: potresti prendere del tempo per riflettere sui progressi che hai fatto alla fine di ogni giornata e riconoscere gli sforzi che hai fatto per combattere la procrastinazione. Questi erano i miei consigli pratici per combattere la procrastinazione e mantenere la tua produttività elevata come content creator. Ricorda però che la procrastinazione è una sfida comune, ma con impegno e determinazione puoi superarla e raggiungere i tuoi obiettivi. Spero che questo video, questi consigli siano stati utili per te e spero che tu riuscirai a metterli in pratica nella tua routine quotidiana. Come al solito, se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Ci vediamo settimana prossima. Ciao!